Di sicurezza parliamo anche oggi, di un episodio storico piuttosto recente che è finito al centro dell'attenzione proprio per delle falle nella sicurezza. Falle che sono costate la vita a molte persone, falle che hanno determinato una delle peggiori stragi di carabinieri, falle che ancora oggi lasciano abbastanza perplessi per scelte giudicate errate da alcuni, ma necessarie da altri. Il racconto di oggi è incentrato sul 12 novembre del 2003, Nassiriya. Non dovrei dire altro, ma no, abbiamo scelto di dire qualcosa di più. Abbiamo scelto di farlo non solo in sentito doveroso omaggio ai militari che sono caduti quel giorno per la pace. Abbiamo deciso di farlo perché certe questioni vanno approfondite, bisogna capire il perché, bisogna capire cosa è successo davvero. È la mattina del 12 novembre del 2003. Siamo a Nassiriya, Iraq, una città popolosa, zona sunnita, in cui i nostri militari della Joint Task Force hanno stabilito una base all'interno proprio della città stessa. Una base MSU, il Multinational Specialized Unit, le unità specializzate per il mantenimento dell'ordine pubblico. Sono i carabinieri italiani, con loro c'è anche la gendarmeria rumena. Sono sul posto per aiutare le indagini, per contribuire all'addestramento della nuova polizia irachena e per mantenere l'ordine pubblico. Fanno parte di una missione di pace. Teoricamente non dovrebbero neanche essere un obiettivo terroristico. Chi mai potrebbe avercela coi carabinieri? Non hanno combattuto direttamente contro l'esercito iracheno, non hanno ucciso in maniera indiscriminata cittadini iracheni, donne, vecchi, bambini o anche semplicemente soldati. Sono arrivati dopo la guerra della precedente primavera, dopo l'intervento americano, e sono lì per una missione di pace. Eppure si manifesta qualcosa. Sono le 10:40 dell'ora locale, le 8:40 della mattina, e sta arrivando qualcosa che era temuto dai militari italiani da 20 anni, anzi, per l'esattezza, da 20 anni e 20 giorni. Per capire cos'era questo pericolo, bisogna tornare indietro e bisogna spostarci un po' nel Medio Oriente, un po' più a ovest, a un episodio che vi abbiamo già raccontato, al 23 ottobre del 1983, Beirut, Libano, gli attacchi di Hezbollah contro la base dei Marines americani all'aeroporto e il Drakkar, la base dei paracautisti francesi. Quei due camion bomba che compiono due stragi. Quella dei Marines è enorme, è un qualcosa di mai visto prima. Quella dei francesi è anch'essa spaventosa, anche se di proporzioni nel paragone ridotte. Ebbene, in quelle due stragi c'era una mano precisa, una mano decisa a portare il terrore e a lanciare un messaggio: gli stranieri non sono i benvenuti. A Beirut in quei giorni c'era anche un contingente italiano, comandato dal generale Angioni, e quel contingente, fino al momento del reimbarco, vivrà nel clima di incertezza e di paura del famoso terzo camion. A lungo, negli acquartieramenti italiani a Beirut, si parla di questo terzo camion. Certo, si parla in maniera non ufficiale, ma il timore c'è la paura che dopo gli americani, dopo i francesi, possa arrivare il turno degli italiani. Ma perché colpire gli italiani, si chiedono? Sì, gli americani sappiamo perché sono stati colpiti, d'altronde non era la prima volta, c'era già stato l'attentato all'ambasciata, poi gli stessi americani erano intervenuti con la flotta al largo per aiutare i maroniti. I francesi sono sempre stati il nume tutelare dei maroniti in Libano. Ma gli italiani? Gli italiani, c'è sempre questa vecchia stantia storia del soldato italiano ben voluto nel mondo. È una barzelletta, non è vera. La raccontiamo tra di noi semplicemente per farci coraggio, per illuderci che siccome nella nostra vulgata il soldato italiano è quello buono e bonaccione, nessuno vorrà mai fargli del male. Non è proprio così. Il mondo va diversamente. Lo sa ad esempio un generale dei carabinieri, il generale Carmelo Burgio, oggi è in pensione, autore di questo libro. Ho avuto la fortuna di dialogare col generale Burgio alcuni mesi fa, proprio in tema al suo libro e alle sue esperienze. Il generale Burgio era a Beirut ed è stato ovviamente a Nassiriya, soprattutto a Nassiriya doveva assumere il comando della missione MSU subito dopo l'attentato. Immaginate un alto ufficiale che si ritrova a dover fare i conti con una strage, con le indagini e con la riorganizzazione di un reparto duramente colpito. Ma torniamo a quei camion bomba, il terrore del camion bomba che dura per tutti quei 20 anni. A Beirut non c'è il terzo camion bomba,
per fortuna. Oriana Fallaci, la famosa giornalista, vi scriverà un romanzo, Inshallah, molto bello, vi invito a leggerlo se non l'avete già fatto, in cui si parla di questo spettro del terzo camion, un terzo camion che alla fine sarà un motoscafo, ma nella realtà non c'è stato nessun terzo camion a Beirut e nessun motoscafo, ma lo spettro del terzo camion sì, è rimasto a Beirut, è rimasto nelle altre missioni di pace, pensate al Mozambico, oppure, peggio ancora, alla Somalia, e poi arriviamo all'Iraq. Sono passati 20 anni, esattamente 20 anni e 20 giorni. Molto strano, vero? 20 anni possono passare in fretta e possono anche significare un po' di oblio, ci si dimentica del rischio. Quello che è certo è che quando la MSU italiana viene incaricata di organizzarsi a Nassiriya, di stabilire il presidio, effettua delle scelte controcorrenti. Di solito l'esercito preferisce stabilire delle basi all'esterno di un'unità abitativa, semplicemente per una questione di pura sicurezza, non solo, per evitare proprio quel tipo di minaccia, il camion bomba, l'attentatore suicida, che a tutta velocità si lancia con un veicolo imbottito di esplosivo verso il suo obiettivo. Si frappongono degli ostacoli, dei cavalli di Frisia, dei denti di drago, soprattutto dei percorsi a zigzag, così da obbligare ogni veicolo a rallentare. Alla Siria non si fa niente di tutto questo. Perché? È su questo che vertiranno poi le inchieste della magistratura ordinaria e militare. Per quale motivo? A Nassiriya si fece tutto il contrario. A Nassiriya l'MSU prende possesso di 2 postazioni, le cosiddette basi Maestrale e Libeccio. Base Maestrale è la ex sede della Camera di Commercio di Nassiriya. È un edificio in cemento armato ed è lì che vengono acquartierati i carabinieri. Base Libeccio dista poche centinaia di metri. Per quale motivo? L'ingresso a queste 2 basi viene sì presidiato, ma non vengono disposti ostacoli e soprattutto non viene predisposto un percorso a zigzag per i veicoli in ingresso. Ufficialmente la giustificazione è che non si volessero creare ostacoli con la popolazione, che si volesse dare una impressione di piena collaborazione. Gli italiani non erano lì come forza occupante, ma come forza cooperante. Giusto, vero, ma questo non giustifica l'abbassamento dei standard di sicurezza. Va ricordata una cosa, e lo ricorda anche il generale Burgio nel suo libro. L'Iraq è sempre stato un territorio molto complesso, un territorio disegnato dagli accordi Sykes-Picot della Grande Guerra, che metteva assieme una forte maggioranza sciita da una minoranza sunnita comunque molto forte, più una componente curda nel nord. Una polveriera governabile solo col pugno di ferro. Prima la dinastia Hashemita, poi dopo il golpe di Baghdad di cui abbiamo già parlato, trovate il video nel canale, le dittature militari, a cominciare da quella del generale Qassem, poi la dittatura di Saddam Hussein che viene defenestrato definitivamente con l'intervento americano della primavera del 2003. Ma quell'intervento non pacifica la zona, fa peggio, scatena improvvisamente il marasma. Le varie etnie che sotto Saddam erano schiacciate, a cominciare da quella kurda, chiedono a voce alta l'indipendenza, chiedono la possibilità di autodeterminarsi. Gli sciiti, a loro volta, chiedono di partecipare maggiormente alle decisioni centrali. E i sunniti? I sunniti cui appartenevano Saddam e tutti gli altri membri della tribù Al-Tikriti, i sunniti vivono le settimane, i mesi, gli anni successivi all'invasione dell'Iraq come una sconfitta pesante, un qualcosa da combattere ad ogni costo. Il rischio a Nassiriya e non solo è rappresentato proprio dai sunniti che decidono di riprendersi con la forza ciò che sotto la dittatura era sempre stato loro. A organizzare l'attentato, il famoso terzo camion che questa volta si materializza, è uno dei membri di Al-Qaeda, quella organizzazione terroristica fondata da Osama Bin Laden, che aveva messo radici un po' ovunque, non solo nel Medio Oriente, e che era il primo obiettivo degli interventi armati degli Stati Uniti nell'area medio orientale e in Afghanistan. Ma Al-Qaeda ha continuato a esistere a lungo e a sfidare apertamente gli Stati Uniti con una strategia di guerriglia di logoramento. Abu Omar al-Kurdi, questo è il nome dell'uomo che organizza l'attentato di Nassiriya, ha tutta l'intenzione di colpire la presenza occidentale. Non è la questione di chi siano e cosa stiano facendo i carabinieri, semplicemente impersonano la presenza dell'occupazione straniera del suolo iracheno. Al-Kurdi sceglie
base maestrale come obiettivo e lo rivela lui stesso perché la difesa del base maestrale era insufficiente. L'accesso alla base è semplice, ci sono le STL di turno, ci sono i posti di blocco, ma non ci sono ostacoli fisici. Si può colpire in maniera piuttosto semplice. Al-Kurdi raduna i suoi uomini, ne sceglie 2. Saranno gli attentatori suicidi alla guida del camion. Un camion cisterna rubato riempito con 400 kg di tritolo mescolato a liquido infiammabile. Praticamente la stessa tecnica di Beirut, gli stessi materiali, il camion, l'esplosivo. Non cambia nulla, è sempre lo stesso modus operandi. Torniamo a quella mattina, 12 novembre 2003. In Italia sono le 8:40. Le scuole sono aperte da un bel po', i ragazzi sono a scuola, quelli un po' più grandi sono all'università, gli adulti sono a lavorare, nelle case, le casalinghe stanno sbrigando le loro faccende, qualcuno magari anche con la televisione accesa. Dopo un po' arriva la notizia. Ci sono 2 ore di fuso orario tra l'Italia e l'Iraq. Alle 10:40 ora dell'Iraq, quel terzo camion si è materializzato. Non è stato un attentato centratissimo. Il camion bomba non arriva dentro la base. Un appuntato di guardia di nome Andrea Filippa si accorge in tempo di quel camion che sta arrivando a tutta velocità, intima l'alt, il camion non si ferma. Filippa imbraccia l'arma d'ordinanza e spara verso la cabina di pilotaggio e uccide i 2 attentatori. Il camion procede per forza di inerzia fino alla cancellata ed è lì che avviene l'esplosione. È un'esplosione terrificante. L'onda d'urto generata da quel camion che esplode improvvisamente arriva a colpire addirittura base Libeccio che, come dicevamo, dista qualche centinaio di metri. Colpisce un po' tutto attorno, genera moltissimi feriti. Pensate che nell'esplosione viene coinvolta addirittura una troupe cinematografica diretta dal regista Stefano Rolla, che era lì per riprendere l'opera dei carabinieri a Nassiriya, per creare uno sceneggiato, una docu-fiction si direbbe oggi. Base maestrale è investita in pieno da quell'esplosione e lì muoiono molti. Muore lo stesso Filippa che è investito, è il primo a essere investito dall'onda d'urto. Muore il maresciallo aiutante Massimiliano Bruno, gli verrà con fedeltà la medaglia d'oro di benemerito della cultura e dell'arte. Il sottotenente Giovanni Cavallaro, il brigadiere Giuseppe Coletta, il maresciallo luogotenente Enzo Fregosi, il maresciallo capo Daniele Ghione, Orazio Mario Rana, appuntato, il brigadiere Ivan Ghitti, il vicebrigadiere Domenico Intravaglia, il sottotenente Filippo Merlino, il maresciallo aiutante Alfio Ragazzi, il maresciallo aiutante Alfonso Trincone. Questi sono i carabinieri che muoiono, ma non ci sono solo loro. Ci sono anche 2 civili, come detto il regista Rolla, che muore investito all'esplosione, il cooperatore internazionale Maurizio Becci e 5 uomini dell'esercito. Sono 3 graduati di truppa, i caporali Carrisi, Ferraro, Petrucci, il maresciallo capo Silvio Olla e il capitano Massimo Ficucello, figlio del generale Ficucello, già alto grado dell'esercito. È una strage terrificante quella di Nassiriya. È una strage che porta l'Italia a interrogarsi sul proprio ruolo nelle missioni all'estero, quelle operazioni di peacekeeping che dovrebbero portare appunto alla pace e che a volte si risolvono in queste stragi insensate. Non si capisce come mai non si potesse fare qualcosa di meglio, evitare il rischio. Lo dirà lo stesso generale Burgio. Sono stati commessi degli errori molto gravi, errori che sono costati la vita a dei militari che erano lì per servizio. Chi lo sa, se base maestrale e base Libeccio fossero state dotate di un sistema di protezione, di ostacoli, magari non solo quel camion non avrebbe colpito, ma Al-Qaeda non avrebbe neanche messo la base italiana al centro del mirino. Si era sottovalutato il rischio, si era sottovalutata la capacità di offendere, si era sottovalutata anche la questione ambientale. Andare in un'area sunnita all'interno di uno stato disgregato, in ricostruzione, multiconfessionale, multietnico, con tensioni che durano da secoli, impreparazione, mancanza di conoscenza, mancanza di sicurezza. Tutto ciò viene denunciato da alcuni militari nel corso delle inchieste e dallo stesso generale Burgio, che ha dato alle stampe questo libro che vi invito a leggere per comprendere cosa è stata davvero Nassiriya. È stata ben più di una strage, è stato qualcosa di scioccante, anche perché alla fine il conto, non solo con la vita ma anche con le carriere, lo hanno pagato i militari che
che non sono andati lì in villeggiatura o perché avevano desiderio di invadere un paese. Sono andati lì perché comandati e non per una guerra, per una missione di pace, per fare qualcosa per la comunità internazionale. Questa è stata Nassiriya, 12 novembre 2003. Una data che va ricordata per l'impegno poi messo dagli inquirenti italiani e dallo stesso generale Burgio nella ricostruzione dei fatti e della missione stessa, che doveva continuare perché non si è conclusa con quell'attentato. È andata avanti per altri 3 anni, con la necessità di cooperare in zona con altre forze per ricostruire un paese devastato. Non è stata l'ultima strage, non è stato quello di Nassiriya l'ultimo attentato. Ne sarebbe venuto un altro il 5 giugno del 2006, ce ne sarebbe stato anche uno prima, il 27 aprile sempre del 2006, ma in circostanze differenti, non direttamente verso una base. Ecco, tutto questo ci deve far riflettere e deve far riflettere anche chi organizza queste missioni. Mai sottovalutare i rischi, mai pensare che le missioni MSU possano essere, nell'ambito del peacekeeping, viste come qualcosa di differente. Nel peacekeeping il mestiere delle armi è sempre accompagnato all'enorme rischio. Lo sanno anche i nostri ragazzi che sono attualmente in Libano, nelle basi strette nella morsa tra le IDF e Hezbollah. Accettare quel tipo di missioni vuol dire accettare il rischio di non tornare a casa, ma lo si fa per uno spirito di servizio superiore, perché portare la pace è un mestiere difficile, anche più difficile di combattere, perché spesso, diciamocelo, il vero nemico non si palesa fino all'estremo istante. Manca sempre meno al periodo delle feste natalizie. Spesso regaliamo dei dispositivi elettronici, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione e la navigazione online. Dispositivi che ci permettono di connetterci con il mondo, ma che conservano una percentuale di rischio, perché i malintenzionati sono sempre in agguato e potrebbero sfruttare la minima occasione, la minima falla nella sicurezza dei nostri sistemi per entrare e fare quello che vogliono. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto ormai da molto tempo come partner strategico NordVPN, che grazie alla threat protection ci consente di navigare in piena sicurezza, evitando certi problemi. Ma questa protezione non è una nostra esclusiva, la potete ottenere anche voi grazie appunto a NordVPN, che per tutti gli iscritti di Dentro la Storia ha in serbo una straordinaria offerta. Trovate il link in descrizione per accedervi. Vi posso solo dire che sui piani biennali, grazie all'offerta Black Friday, avrete uno sconto straordinario, 4 mesi extra e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Ricordate, mai sottovalutare la sicurezza.